Ciao, vediamo insieme come creare un avatar con Adobe Illustrator. Assicuriamoci di aver creato dei riquadri, ognuno con un colore diverso, in modo da avere già una palette colore da poter utilizzare. In ogni caso i colori possono essere cambiati in qualsiasi momento. I colori serviranno proprio per andare a riempire e a colorare quindi i singoli elementi che formeranno l'avatar. L'avatar che andremo a costruire sarà di tipo cartonizzato, quindi molto basilare, molto semplice e molto versatile da utilizzare quindi liberamente. Dalla palette strumenti andiamo a selezionare lo strumento ellisse e andiamo a disegnare il nostro cerchio, chiaramente annullando il colore di riempimento e mantenendo soltanto il colore del bordo. Lo spessore della traccia. Per ogni elemento che andremo a utilizzare, lo spessore della traccia dovrà essere sempre di 6 punti. Lo possiamo controllare dal pannello dinamico nella parte superiore oppure dal pannello traccia che solitamente si trova nel menu finestra traccia. Noi comodamente lo possiamo anche tenere ben visibile qui nella parte dei pannelli apribili sulla destra. Andiamo a selezionare lo strumento rettangolo, ci posizioniamo più o meno in questa altezza e poi andiamo a disegnare un rettangolo piuttosto stretto e alto in questo modo. Selezioniamo entrambe le figure, dal pannello dinamico andiamo ad allineare a selezione e poi centriamo come orizzontale al centro in modo da avere incolonnate e centrate sia il rettangolo che il cerchio. Selezioniamo il rettangolo, spostiamo il mouse verso l'angolo interno, vedete questi 4 cerchietti, questi ci aiutano appunto a definire la rotondità degli angoli, quindi andiamo a trascinarne uno dei 4 in modo da avere la massima rotondità possibile per gli angoli. Ora selezioniamo di nuovo lo strumento ellisse e andiamo a disegnare un cerchio più o meno di questa grandezza che andrà a rappresentare appunto l'occhio. In questo caso chiaramente non deve esserci il bordo ma solo il riempimento e quindi dalla palette strumenti andiamo qui nella parte bassa e andiamo a scambiare il colore della traccia con il colore del riempimento. Con lo strumento selezione diretta vado a selezionare il cerchio appena creato che rappresenta il primo occhio, tasto Alt, clic sinistro del mouse, vado a fare una copia, vedete che si attiva la doppia freccia? Naturalmente io posso anche selezionare questo oggetto, poi andare sul menu modifica, copia e di nuovo modifica, incolla. Spostiamo il primo cerchio un po' più vicino al bordo e poi andiamo a fare la doppia copia. Selezioniamo entrambi i cerchi, tasto destro raggruppa, selezioniamo entrambi, spostiamo leggermente verso il centro che identificheremo subito grazie a queste guide rosa, che in questo caso sono le guide sensibili, quindi assicuriamoci sempre dal menu visualizza che siano attive le guide sensibili che ci aiutano a centrare, incolonnare e allineare ogni elemento all'interno della tavola di lavoro. Adesso selezioniamo lo strumento arco che troviamo qui nella palette strumenti dove ci sono anche strumento spirale, strumento griglia e segmento linea. Una volta attivato lo strumento arco ne andiamo a disegnare uno più o meno di questa grandezza. Qui attiviamo il bordo, quindi la traccia, gli diamo anche qui colore nero e dal pannello traccia, ricordiamo, abbiamo detto all'inizio, diamo uno spessore di 6 punti. Ora, attenzione a questa linea curva o arco, deve avere l'estremo arrotondato e l'angolo arrotondato, in modo da essere morbido, così come tutti gli elementi che comporranno il nostro avatar, quindi avere lineamenti e curvature morbide. Dopodiché lo selezioniamo, ci spostiamo con il mouse su uno degli angoli, vedete si attiva la doppia freccia, vuol dire che è in modalità rotazione, lo andiamo a ruotare in modo da renderlo perpendicolare al primo occhio e poi lo andiamo a spostare appena sopra. Una volta ottenuta la rotazione che ci soddisfa di più, andiamo a fare una copia del primo elemento, del primo arco, che sarebbe appunto le sopracciglia, e lo andiamo a spostare sul secondo occhio. Andiamo a copiare la linea curva che abbiamo appena postato
quindi andiamo a fare una terza copia, la posizioniamo all'altezza di quello che dovrebbe essere il naso, rilasciamo, ricordo la combinazione di tasti Alt, tasto sinistro del mouse. In questo caso andiamo a fare una rotazione di 180 gradi, che possiamo fare manualmente spostando il mouse dall'angolo, da uno degli angoli, quindi ruotandolo in questo modo, oppure dal pannello rotazione che si trova in questa parte della palette strumenti, fissando un angolo di 180. Possiamo vedere dall'anteprima il risultato. Diamo l'ok. Adesso questo, che io sposto leggermente per avere più o meno un allineamento ancora più preciso rispetto agli elementi finora disegnati, questo arco, quindi questa linea curva, la devo andare a copiare, a duplicare nuovamente, però in questo caso utilizzerò lo strumento ridimensiona, perché non solo dovrò fare una copia di questo arco, di questa linea curva, ma la dovrò anche rendere molto più grande in proporzione al viso che stiamo costruendo, perché dovrà essere appunto la bocca. Quindi selezionato questo arco, mi sposto nella palette strumenti, ecco lo strumento ridimensionamento, doppio clic, attivo la modalità anteprima e magari do un valore di ridimensionamento uniforme pari, non so, al 160%, possiamo fare anche 180%, ed ecco come verrà grande. Per mantenere in linea curva originale e la linea curva che stiamo copiando e trasformando, cliccherò su copia ed eccola qua attiva. Con lo strumento selezione la trascino un po' più basso, spostandola poi a sinistra e a destra la terrò sempre allineata al centro grazie sempre alle guide sensibili. Ora andrò a selezionare di nuovo lo strumento rettangolo, mi posiziono da un'estremità all'altra della bocca e andrò a disegnare qualcosa del genere. Anche qui chiaramente avrò necessità di annullare gli angoli retti e di renderli curvi. Ed ecco qua. Sposterò un po' più in basso perché andiamo a disegnare quello che sarà il collo. Ora, come facciamo sostanzialmente a mantenere soltanto la parte che interessa a noi, quindi la parte bassa, quella che sarà il collo? Dobbiamo quindi eliminare la parte alta. Quindi che cosa vado a fare? In questi casi, quando lavoriamo soltanto con elementi che hanno un bordo e che non sono quindi vettorializzati, quindi tracciati, cioè non sono delle forme, ma sono soltanto appunto degli elementi con delle linee, costituiti e formati da delle linee, utilizzerò lo strumento forbici, che si trova nel pannello strumenti qui a questa altezza, oppure possiamo selezionarlo con la scorciatoia da tastiera C. Una volta selezionato lo strumento forbici, mi posiziono qui dove si incrocia il rettangolo che abbiamo appena disegnato con il rettangolo rappresentato appunto dal volto e farò un clic. Mi sposto anche qui e farò un altro clic. Che cosa succede? Con lo strumento selezione diretta o scorciatoia da tastiera A andrò a selezionare o la linea di sopra o la linea di sotto, in questo caso la linea di sopra, e tasto Canc andrò a cancellare. Vedete come piano piano sta prendendo forma. Abbiamo il volto, quindi la testa, i due occhi, le sopracciglia, il naso, la bocca. Chiaramente possiamo fare tutte le modifiche che vogliamo, possiamo andare a ridimensionare leggermente gli elementi che abbiamo creato, cerchiamo però sempre di mantenere una proporzione degli elementi rispetto all'oggetto che stiamo costruendo e quindi rispetto alla figura che stiamo disegnando, in questo caso il mezzo busto di una persona, quindi il mezzo busto di una figura umana, stilizzato ovviamente a mo' di cartoon. Ora andiamo a disegnare quello che è il busto. Utilizzeremo lo strumento ellisse, ci posizioneremo più o meno a questa altezza e andremo a disegnare un cerchio come questo. Assicuriamoci poi con lo strumento freccia di andarlo a posizionare esattamente al centro grazie quindi alle guide sensibili. Per disegnare uno strumento ellittico proporzionale come questo utilizzerò sempre la scorciatoia da tastiera maiuscolo più clic sinistro del mouse, altrimenti posso disegnare uno strumento cerchio e poi andarlo a ridimensionare trascinando gli angoli, sempre però aiutandomi con lo strumento maiuscolo in modo da mantenere proporzionale il ridimensionamento. Anche qui a me serve soltanto la parte di linea di sopra e la parte ovviamente che non attraversa il collo. Chiaramente andrò a eliminare la parte di linea di sotto e quella che attraversa il collo. Selezionerò di nuovo lo strumento forbici, mi posizionerò qui dove combaciano le linee, farò un clic
farò un altro clic e di nuovo anche qui dove combaciano le linee farò un clic e qui un altro clic. Seleziono lo strumento di selezione diretta, seleziono la linea che devo eliminare, canc. Anche qui seleziono la linea che devo eliminare, canc. Ed ecco qui, sta prendendo sempre più forma il nostro avatar, che adesso andiamo a personalizzare con i colori e chiaramente dandogli anche una sorta di identità maschile o femminile. Alla fine coloreremo il tutto in modo da avere il nostro avatar personalizzato. Questa è la base sulla quale poi possiamo andare a costruire il nostro avatar. Anche la base stessa può essere ulteriormente personalizzata attraverso ridimensionamenti in eccesso o in difetto dei singoli elementi che costituiscono l'avatar. Ora facciamo finta che vogliamo disegnare un avatar femminile. Andiamo quindi a dare, non so, una capigliatura in questa zona, come se fosse un capello magari lungo fino all'altezza del collo o giù di lì. Anche qui andiamo a disegnare il nostro rettangolo. Questo rettangolo che possiamo chiaramente decidere di far terminare magari a questa altezza e di curvare per quanto riguarda gli suoi angoli soltanto nella parte alta, in modo che la capigliatura sia, come dire, allineata alla curvatura della testa. In questo caso quindi andremo a fare un clic sul primo angolo e con il tasto Shift da tastiera un clic sul secondo angolo e poi trasciniamo verso l'interno fino al massimo. Dopodiché selezioniamo di nuovo lo strumento arco, che troviamo sempre in questa parte della palette strumenti, ci posizioniamo al centro, il centro corrispondente anche al centro della testa, facciamo partire quindi da qui il nostro arco e lo posizioniamo fino a qui, più o meno poco sopra il sopracciglio sinistro. Come vedete l'arco, la linea dell'arco, mantiene le caratteristiche che abbiamo fissato prima nel nostro pannello traccia, vale a dire estremità arrotondata e angolo arrotondato. Una volta disegnato il primo arco, con lo strumento selezione andiamo a selezionare appunto il nostro arco e con lo strumento riflessione che si trova nel pannello strumenti facciamo doppio clic in modo da andare a riflettere in modo verticale con un angolo di 90 gradi, attivando la modalità anteprima, il nostro arco iniziale. Clicchiamo su copia in modo da mantenere l'arco iniziale. Ora con lo strumento selezione trasciniamo l'arco copiato in questa posizione facendolo coincidere con l'inizio del primo arco. In questo modo abbiamo posizionato in modo speculare il secondo arco con il primo arco e ora chiaramente dobbiamo andare a tagliare le parti di linea in eccesso che a noi non servono per delineare bene il capello del nostro avatar o comunque la capigliatura, l'acconciatura del nostro avatar, in questo caso femminile. Quindi che cosa andrò a fare? Con lo strumento selezione diretta, che possiamo andare a prelevare da qui, dalla palette strumenti, oppure cliccando come scorciatoio da tastiera il pulsante A. Andiamo a fare qui un clic, canc, qui di nuovo un clic, clicchiamo due volte lo strumento canc da tastiera. E cancello in modo da avere l'acconciatura più delineata. Vado a cancellare anche la linea in basso che avevo già precedentemente tagliato disegnando due punti con le forbici ed ecco qua. Ora non ci resta che andare ad applicare la nostra colorazione. In questo caso utilizzerò dei colori più vicini all'universo femminile, seleziono tutto il nostro avatar, lo trascino vicino alle palette colori per selezionare e colorare degli elementi che sono stati disegnati con delle linee sostanzialmente, perché sono delle forme che hanno solo delle linee e non hanno i riempimenti, andrò a utilizzare uno strumento che si chiama secchiello pittura dinamica. Questo mi permette di andare a disegnare i singoli elementi che compongono il mio avatar, quindi lo sfondo circolare, la parte del busto, il collo e il volto, quindi l'incarnato, i capelli. Quindi una volta selezionato lo strumento secchiello pittura dinamica vado a fare un clic per delineare e definire le singole aree che saranno colorate. Faccio un clic sullo sfondo, un clic sulla conciatura, un clic sul volto e sul collo per l'incarnato, il colore della carne appunto, della pelle, e un clic sul busto. Poi
torno sulla palette strumenti e seleziono lo strumento selezione pittura dinamica. A questo punto non devo fare altro che selezionare l'area che mi interessa, partiamo dallo sfondo e poi con il pulsante I da tastiera o direttamente lo strumento contagocce dalla palette strumenti andiamo a selezionare il colore che voglio applicare allo sfondo, per esempio questo rosa. Vado di nuovo quindi a selezionare lo strumento selezione pittura dinamica, seleziono l'acconciatura, poi lo strumento contagocce e vado a selezionare questo colore giallo per la capigliatura, l'acconciatura. Di nuovo lo strumento selezione pittura dinamica, seleziono l'incarnato e col contagocce vado ad applicare il colore all'incarnato e così via per quelli che sono i colori e le aree da colorare. Ed ecco il nostro avatar femminile appena creato. Andiamo a creare invece un avatar maschile. Non dovremo fare altro che seguire le stesse identiche azioni che abbiamo appena seguito per disegnare il nostro avatar femminile. Una volta costruita la nostra base, andiamo a disegnare la nostra capigliatura, magari riccia, quindi con lo strumento ellisse disegnerò una serie di cerchi, alcuni più grandi, alcuni più piccoli, li posizionerò più o meno tutto attorno alla parte alta della testa. Mi assicuro che siano tutti attaccati tra di loro. Li sto duplicando grazie sempre alla combinazione di tasti Alt, clic sinistro del mouse. Una volta creati tutte queste forme che formeranno appunto la capigliatura del nostro avatar maschile, li vado a selezionare dalla palette strumenti grazie al clic sulla parte destra di ciascun livello. Io li vedo già dalle mini anteprime. Una volta selezionate tutte le forme, dal pannello elaborazione tracciati, che io per comodità ho posizionato qui, ma che noi possiamo sempre aprire dal menu finestra e poi elaborazione tracciati, clicco su unifica. C'è questa parte in eccesso chiaramente che devo andare ad eliminare e posso andare ad eliminare tranquillamente con lo strumento forbici. Faccio un clic e poi due clic su Canch. Chiaramente devo andare ad eliminare la parte superiore relativa alla testa perché la capigliatura deve andare a coprire questa parte. Quindi sempre utilizzando lo strumento forbici selezionerò prima la linea e quindi la traccia della testa e poi mi posizionerò qui in basso, più o meno in corrispondenza di dove le linee si incrociano, le linee della capigliatura e le linee della parte superiore della testa. Poi con lo strumento selezione diretta vado a selezionare di nuovo la parte superiore della testa e con un doppio clic su Canch avrò eliminato. Ora ci mancano solo due elementi in questo caso perché sono visibili e parlo appunto degli orecchi che devono essere posizionati all'altezza più o meno degli occhi. Andiamo quindi a selezionare lo strumento ellisse, ci portiamo in questa parte, andiamo a disegnare una forma circolare più o meno grande quanto gli occhi. In questo caso avremo appunto soltanto il colore di traccia ed è quello che ci serve, lo posizioniamo più o meno a questa altezza e poi con lo strumento a forbici andiamo a tagliare giusto in queste due parti. Seleziono lo strumento selezione diretta e poi doppio clic sul pulsante Canch da tastiera. Ora seleziono la forma dell'orecchio che abbiamo disegnato a sinistra, lo vado a copiare in modo da avere lo stesso posizionato in modo speculare anche sulla destra. Ora chiaramente però lo devo riflettere una volta che l'ho posizionato sulla destra e utilizzerò appunto il pannello strumento riflessione. Eccolo qua. La modalità verticale 90 gradi va benissimo, mi aiuto sempre settando la modalità anteprima, clicco su ok. Ora non ci resta che colorare il nostro avatar, quindi lo selezionerò tutto. Anche qui la prima cosa da fare è utilizzare lo strumento secchiello pittura dinamica per definire con un clic le aree che poi andremo subito dopo a colorare, quindi sfondo, capigliatura, volto, orecchi, collo per l'incarnato e infine il busto. Poi selezioniamo lo strumento selezione pittura dinamica, faccio un clic sullo sfondo, l'area che abbiamo definito prima, poi con lo strumento contagocce andrò a colorare il mio sfondo. Seleziono di nuovo lo strumento selezione pittura dinamica, seleziono la capigliatura e con lo strumento contagocce vado ad attribuire, ad associare il colore. E così continuo anche per gli altri elementi.
In questo caso andrò a disegnare l'incarnato, che ovviamente sarà uguale per orecchi, volto e collo. Infine il busto, immaginiamo che questo avatar indossa una maglietta, andrò a attribuire un colore a questa maglietta, magari di questo genere. Ed ecco qua il nostro avatar maschile. Possiamo quindi avvicinarlo a quello femminile. Per comodità di uso e di utilizzo, lì dove dobbiamo spostare magari questo avatar in altre tavole o in altre grafiche o addirittura esportarlo, magari attraverso una selezione, attraverso un'esportazione da mouse, andiamo direttamente a cliccare su esporta selezione e qui chiaramente possiamo decidere non solo il formato di esportazione, magari PDF o PNG a seconda dell'uso, ma anche associargli un nome e chiaramente anche una destinazione di salvataggio, una cartella magari sul nostro desktop o su una cartella precedentemente creata, dopodiché infine clicchiamo su esporta risorsa, in modo da avere il nostro oggetto, quindi il nostro avatar creato con Illustrator, direttamente esportato e riutilizzabile anche in altre grafiche. Ed ecco qui i nostri avatar personalizzati a mo' di cartoon. Ciao, grazie e alla prossima!